Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pochette che si può trasformare anche in una borsa elegante con il manico. Se seguirete il tutorial fino alla fine vi farò vedere come ho deciso di mettere questo manico per far sì che possa scomparire o apparire all'occorrenza. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Sono andata a contare il numero di quadratini che ho praticamente sulla parte più stretta, quindi quelli che dovrò andare a lavorare. Da qui a qui ho 56 punti. Sono andata poi a dividerli, sono andata a segnare poi la metà e come potete vedere qui ci sono dei quadratini irregolari. Ho messo un marcatore sul primo quadrato regolare e sull'ultimo. Poi sono andata a fare uno schema su un quadernino a quadretti dove ogni quadretto è un punto e se io vado a lavorare ogni 6 quadretti viene un lavoro perfetto dall'inizio alla fine. Vado a partire, 2 punti precedenti al centro, vedete questo è il centro, vado a contare 1, 2, da qui io devo partire, faccio passare il filo, vado a lasciare una codina che andrò ad incorporare all'interno del lavoro, non vado a fare nodi o cose del genere, semplicemente la vado a mettere qui e la andrò a incorporare all'interno del lavoro. Ora vado a contare i 6 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a contare i 6 punti verticalmente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a far passare il filo. Nel mio caso sto utilizzando 2 fili perché il mio era troppo fino e mi piace invece che ci sia un filo più corposo. Poi da qui vado a passare nel punto precedente a dove sono partita e faccio passare il filo. Ci vuole un po' di pazienza. In questo caso vado a restringere, quindi da qui vado a terminare un punto verticalmente, quindi qui. Sistemo bene il filo e proseguo. Vado a entrare nel punto precedente. Vado a contare, vi faccio vedere, potrei dirvi vado verticalmente, però vi faccio vedere che vado a contare, quindi prima erano 6 punti, poi erano 5, ora ne vado a contare 4, quindi 1, 2, 3, 4, entro e faccio passare il filo. Ora vado a entrare sempre nel punto precedente. Conto 3 punti, 1, 2, 3 e entro nel terzo.
Poi entro sempre nel precedente e conto 1, 2 e entro. Ho dimenticato di dirvi, ma sicuramente ve ne sarete accorti, che sono andata a lasciare praticamente la prima riga tutta intorno, la vado a lasciare, non la vado a lavorare perché vedete ho questi quadratini irregolari che sono praticamente dei rettangoli, quindi questi li andrò a lavorare a parte. Da qui vado a ripassare di nuovo nel punto precedente ed entro qui nel primo punto. Ok, ora proseguo, entro qui, faccio passare il filo e vado a rientrare. Naturalmente la codina ora cerchiamo di incorporarla verso l'alto. Vado a entrare qui e faccio passare il filo. È un lavoro che ci vuole molta pazienza, molta calma, senza avere fretta. Bisogna, diciamo che è un passatempo, ma alla fine vi ritroverete una borsa davvero bella. Ok. Inizio di nuovo ad allargare il triangolo, quindi entro qui, stendo bene il mio filo, altrimenti si arrotola. Vado a contare 1, 2 e vado a entrare qui. Proseguo entrando nel punto laterale, praticamente vado a lavorare in orizzontale ora. Conto 3 punti, 1, 2, 3 e rientro. Poi entro di nuovo orizzontalmente, faccio passare il filo, conto 4 punti, 1, 2, 3, 4 ed entro. Proseguo sempre orizzontalmente, entro,
Ora vado a contare i 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e entro. Ok. Ultimo giro, qui. Conto 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro. Ora da qui, come potete vedere, è come se avessi fatto due triangoli. Vado a chiudere il triangolo, voglio fare un quadrato praticamente. Quindi vado a entrare nel punto verticale, faccio passare il filo e ora vado a restringere il quadrato, quindi vado a contare i 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5, entro qui. Entro nel punto precedente verticalmente, faccio di nuovo passare il filo e vado a contare i 4 punti. 1, 2, 3, 4. Vado a entrare nel punto verticalmente e ora vado a contare 3 punti. 1, 2, 3. Entro, lo faccio passare. Ora entro di nuovo, conto 2 punti, 1, 2 e faccio di nuovo passare il filo. Naturalmente io sono andata avanti nel lavoro, ho quasi completato la borsa, alla fine vi faccio vedere come fare i lati. Però voglio soffermarmi un attimo sui quadratini o rombi, perché questa è una sequenza praticamente molto semplice che si ripete, però a volte potrebbero venirvi dei dubbi. Quindi vi faccio vedere. Prendiamo per esempio questi 4 rombi. Vedete qui al centro si uniscono tutti. E noi andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il punto 6 al centro non è lavorato. Vedete? Da qui vado sempre a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui si uniscono tutti i rombi. Di nuovo, se vado verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete, questo punto non è lavorato. È il punto dove i rombi non si congiungono. Ho un punto quindi dove i rombi si toccano e un punto dove i rombi non si toccano, completamente non lavorato, ma va sempre contato e si lavora una volta sempre andando verso sinistra e una volta sempre andando verso destra, in obliquo. Come potete vedere su questo lato sono andata a lavorare dei rombi o dei quadrati a metà in base a dove arrivavano i quadratini e poi sono andata a fare una riga semplicemente di filo obliquo. Vi faccio vedere come ho fatto, andiamo a fare il lato opposto. Per non sbagliare potete partire direttamente dal centro e andare a proseguire. Entro qui e faccio passare il filo. Qui come potete vedere ho la riga finale dove devo andare a lavorare il filo in obliquo, quindi vado a entrare in questo punto. Vi faccio vedere direttamente la parte più difficile per farvi capire più o meno come sono andata a lavorare.
e poi vado a rientrare qui. Vedete? Praticamente mi va a coprire tutto, mi restano scoperte solo queste due righe. Quindi ora vado a lavorare questo triangolino per intero. Terminato questo di triangolo, andiamo a fare il prossimo rombo. Quindi parto sempre dal centro per non sbagliare, faccio passare il filo e inizio. Faccio prima questa riga. Vedete, dovete andare, ricordatevi voi, il segreto è andare sempre per obliquo, così non sbaglierete mai. Quindi si va obliqui e si fa passare il filo. Poi da qui proseguo, questi due li lascio vuoti, li lavoreremo in seguito. Poi vado a ripartire di nuovo da qui, dal centro, faccio passare il filo, da qui vado a lavorare per obliquo arrivando qui. Basta che seguite per obliquo, guardate, 1, 2, 3, 4, quindi devo entrare qui. Seguendo i quadratini non potete sbagliare. Rientro qui e vado di nuovo a fare un obliquo. Quindi vedete, andate obliquamente, 1, 2, 3, rientro qui. Ok, se restano questi punti vuoti non vi dovete preoccupare perché poi lavorando questa riga li andremo a coprire tutti senza problemi. E vado a proseguire. Vado a lavorare sempre in obliquo, quindi vedete, obliquamente, rientro. Dovete ricordare che tutti i rombi terminano, vedete, su delle righe ben precise, quindi questa è la riga e questa è la riga, quindi non vi potete sbagliare. Non dovete mai andare oltre quella riga. Vado di nuovo obliquamente, quindi 1, 2, 3, 4, termino qui. Nel prossimo, guardate cosa vi faccio vedere, entro qui. Ora la storia di andare obliquamente potrebbe ingannarvi perché obliquamente io andrei a terminare 1, 2, 3 qui. Però, come vi ho detto, dovete seguire la riga. Vedete, io sono andata fuori dalla riga, non va bene, quindi mi devo fermare qui perché sto sulla riga. Anche in questo caso potrei sbagliare perché se andassi a seguire tutti i quadratini obliqui dovrei terminare qui. Invece devo terminare in riga, quindi vado qui. Come potete vedere, seguendo queste piccole regole, posso andare a fare anche la parte laterale. Vedete? Ricordatevi sempre di prendere i quadratini in obliquo e di interrompere sempre il lavoro sulle righe orizzontali e verticali. Terminata tutta questa parte, come potete vedere non è avvenuta una cucitura netta, significa non segue una riga ben precisa. Su alcuni punti non è stato possibile perché vedete qui ho praticamente il punto di congiuntura dove la plastica non è forata. Non vi preoccupate perché ora andiamo a fare la riga quella precedente alla chiusura, quindi questa riga dove andremo a chiudere tutti i buchi.
Vedete qui vado a chiudere, così ho fatto tutto il pezzetto con la stessa larghezza. Mentre qui la larghezza si restringe, ma non è un problema, tanto dopo nel complesso non si vedrà. Quindi semplicemente vado a fare solo questa riga. Vedete qui arrivo su un punto che di nuovo c'è come un gradino. Io proseguo tranquillamente. La cosa importante è che non resti la rete canvas in vista. Vedete, qui vado a restringere tranquillamente. E proseguo fino alla fine della riga. Terminato tutto il giro vicino alla lavorazione, vado a fare il giro di contorno, semplicemente nella stessa maniera. Entro in ogni quadratino e faccio passare il filo. Di modo che vado a rifinire tutta la borsa. Quando mi trovo questi quadratini più grandi vado a fare anche 2 giri nello stesso quadratino, vedete? E poi proseguo. Se il lavoro vi è venuto pulito, come per esempio qui, potete anche non andare a rivestire. Io in alcuni punti ho lasciato dei buchi, come potete vedere, quindi ho deciso di andare a rivestire la borsa. Vi faccio vedere, ho fatto una parte qui rivestita, la parte più grande qui e ora vado a fare la parte centrale. Naturalmente voi potete anche decidere di fare un pezzo unico, tagliate un unico pezzo di stoffa e fate la parte centrale. Ho sbagliato il verso della stoffa, quindi la metto dalla parte lucida. Vado a bloccare con le mollette, altrimenti durante la cucitura potrebbe spostarsi e potrebbe non venire bene il risultato. Io ne metto molte perché voglio che il lavoro non si sposti durante la lavorazione, quindi voglio essere sicura che la stoffa stia proprio ferma come l'ho messa all'inizio. Vado a piegare la stoffa come a creare un orlo. Naturalmente non vado a passare nel lato opposto, vedete l'ago non passa da quest'altro lato, aggancio semplicemente questo filo qui.
e così facendo vado a fare tutto il contorno, tutto qui, tutto intorno. Rivestita tutta la borsa internamente, cerco di farvela vedere tutta, eccola. Vado a chiuderla. Ora io sono andata a mettere due clip. Vi faccio vedere come l'ho attaccate. Qui le ho già messe e ho cercato di studiare il modo. Vi faccio vedere con quest'altra borsa, tanto le dovete mettere nella stessa maniera, basta che mi seguite. Devo andare a trovare un punto per inserire sotto questa, ad esempio qui. La vado proprio a infilare sotto, vedete? Così. E lo stesso vado a fare da quest'altra parte, più o meno alla stessa altezza. Potrei metterla qui. E poi vado a mettere la clip. Cercate di ruotare l'interno di modo che verrà inclinata così. Scusate, così, nel senso della cucitura della borsa. Sicuramente le pinze vi saranno molto utili, quindi non è facile farlo a mano. Ora, attaccati quelli interni, vado ad attaccare questi. Vado a prendere il segno, più o meno, vedete, posiziono questo, altrimenti posso posizionare anche questo. Vado a posizionare le clip. Io la chiudo bene in posizione, vado con il dito a sganciare, vado a sganciare il cerchietto e questo è il punto. Ora questo io lo vado a cucire, altrimenti dovrei rompere tutto il rivestimento. Quindi lo vado a cucire per bene. Naturalmente nella cucitura vado a prendere anche questo filo bordeaux. Una volta cucito vado ad agganciare l'altra parte, sempre aiutandomi con delle pinze. Ora, per far sì che questa borsa possa essere pochette o
diventare proprio una borsetta vera e propria, sono andata a mettere all'interno, non so se riesco a farvelo vedere bene, eccolo, sono andata a mettere i gancetti cuciti all'interno. Vedete, la parte del gancio deve essere coperta, deve rimanere all'interno della borsa, non si deve vedere, di modo che una volta chiusa la borsa resterà fuori solo la catenella. Quindi questa borsa potrà essere una semplice borsa elegante, altrimenti potrà diventare una pochette. Semplicemente sganciando la catenella o mettendola all'interno. Fuori non resterà niente. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!